amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video parleremo di alcune borse della mia collezione di borse con una nuova puntata. In questa puntata continuiamo quello che abbiamo già ripercorso 2 puntate precedenti e continuiamo a parlare di borse in tessuto, similpelle, quindi con materiali non di origine animale. Ti invito sempre a comprare borse originali. Lo so che sembro Follettina Creation così. Mia figlia ha detto che abbiamo provato a fare un TikTok, non sapevo chi fosse Follettina Creation, ha detto che io quando faccio le ditina così sembro lei, quindi insomma non lo so. Vabbè, detto questo, che insomma ce ne importiamo proprio. Se non mi conosci, sono Ornella Uzzino, faccio borse, c'ho un canale YouTube, cerco di portare avanti maldestramente la mia battaglia contro la contraffazione. Se mi conosci mi sopporterai in questo nuovo video che sai che è abbastanza lungo e come gli altri servono a ripercorrere il mio canale e a cercare di condividere le borse con te, a ricordarti di comprare prodotti originali, ma ne parliamo tutto dopo la sigla. Spero che quando andrà in onda questo video le cose saranno ritornate un po' più alla normalità, anche se sappiamo che purtroppo non saremo mai più quelli che eravamo qualche tempo fa. Le situazioni ci hanno travolto, coinvolto e stravolto e viviamo in un contesto nuovo, particolare, che ha bisogno anche di maggiore consapevolezza. Sicuramente una delle cose che ci ha insegnato di più quel periodo brutto anche di lockdown che abbiamo vissuto e che spero che insomma sia completamente lasciato alle spalle adesso che me ne onda questo video, è proprio la consapevolezza che bisogna cambiare anche un po' punto di vista, bisogna cercare di mettersi in discussione. Ho analizzato molti aspetti pure del lavoro, fra virgolette, di questa missione che è di narrare, e credo sempre di più che sia fondamentale che tu sia curiosa e che io continui a raccontare, io come tanti altri. Più siamo meglio è, più delle volte leggo dei commenti anche pochi, a dire la verità, perché generalmente siete tutti insomma coinvolti, commentate con una certa prontezza, un po' critici: dovresti dire questo, dovresti fare quello, ragazzi, non c'è libertà più bella che aprirsi un bel canale YouTube e cominciare a fare video. Io sarei la prima sostenitrice, c'è bisogno di più gente, perché io non voglio essere la sola e l'unica pazza che parla di borse originali. Voi dovete esporvi, dovete portare avanti le vostre idee, dovete cercare di prendervi delle piccole battaglie che possano aiutare il settore a cui appartenete, il territorio a cui appartenete, l'Italia in genere, o qualsiasi ideologia buona che sia costruttiva per tutti quanti va esposta e condivisa. Io sono pronta ad essere fan di chiunque abbia delle idee belle, nuove, e le porti con educazione, perché sicuramente quello che mi si può riconoscere è che cerco di essere il più educata possibile anche nei rapporti sociali attraverso i social. Quindi, tornando all'elemento centrale di questo video, in cui parleremo di tutte queste borse e rivivremo varie fasi del mio canale YouTube, ti ricordo anche che se ti va di provare qualche borsa me la puoi chiedere. Io spero di poter ritornare ad abbracciare le persone da vicino, ma al momento accontentiamoci di utilizzare le borse per abbracciarci. Quindi partiamo dalla prima borsa e parliamo di una borsa che è in materiale sintetico, che però mi è stato contestato perché non è proprio materiale sintetico inteso come plasticone. C'è stata tutta una diatriba su questa cosa, ma è il silicone. Sì, effettivamente il silicone è differente rispetto ai plasticoni, al PVC e tutti quelli che sono i materiali sintetici, ed è una borsa di O-Bag. Io sono partita con tanti preconcetti, ce li ho ancora, però è innegabile che O-Bag è un grande prodotto dal punto di vista di comunicazione, marketing e gestione. Speriamo che riprendano a partire anche loro alla grande. C'è ancora quel 95% di produzione in Italia, di sapere il 5% dove si fa, però tolto questo sono dettagli. Andiamoci a guardare la borsa di nuovo e ricordiamoci cosa era successo con quella borsa
vorrei trovare delle parole sensibili per, sai, quando vorresti dire delle cose ma non puoi dirle perché si è verificato il peggio del peggio. Il materiale è gommoso, tende a far cedere gli accessori. Vado a fare la spesa, vado ad alzare che ho le buste in mano e succede questo: si è strappato. L'ho pesata la borsa ed effettivamente all'Ego Foto era 2,850 kg, cioè tipo un figlio praticamente. L'avvertenza diceva non superare i 2 kg di peso. Io avevo fatto pure la buffona, ho detto 2 kg, cacchio ci metto nella borsa, scusa la parolaccia. Morale della favola, prendo la borsa e succede una cosa che non c'era scritta nel libretto di istruzioni. La borsa, quando sta chiusa ed è piena, e ti devo trovare un modo di fartelo vedere, in pratica tende ad afflosciarsi avanti e si apre qua dietro. Quindi una volta che l'avevo presa, la borsa mi è rimasta così in mano ed è caduto tutto da dentro, un disastro. Questa è una borsa che tu compri e non devi usare. Come hai visto nel video, in pratica io ho avuto un problema ed è quello che si è staccato praticamente l'anellino della tracolla. Qui c'è, da qua non c'è. È vero che l'ho caricata in maniera superiore, comunque insomma è una borsetta che continuo ad utilizzare così, anche se faccio attenzione a non caricarla tanto. È una borsa senza infamia e senza lode. Continuo a dire che però il concetto alla base con cui è stato creato il prodotto è una cosa fighissima e va anche a fare da scuola a tanti designer emergenti, perché è importante capire che i brand non sono fatti solo di prodotto ma anche di tutto quello che raccontano intorno. Loro hanno creato un bel mood, hanno poi la persona che l'ha ideato, e ti invito ad andare a guardare sul mio blog la storia, è una persona molto in gamba, ha creato tutto un mood, tutta una cosa particolare. Il riutilizzo, ti fanno riportare la borsa indietro, ti danno un buono per acquistare degli accessori, in modo che con questi accessori poi usati creano altri prodotti, le danno alle associazioni. Quindi c'è tutta una circolarità che è fondamentale nella moda, e il brand non si basano soltanto sulla borsa è fatta bene e fatta male, ma anche e soprattutto su questi concetti qui. Quindi teniamo bene a mente che è importante comprare borse originali. Originali significa anche seguire progetti originali, quindi O-Bag da questo punto di vista è assolutamente all'avanguardia. Passiamo ad un altro prodotto, e nel mio profondissimo ordine ho ritrovato la borsa di Adelaide Carta. Altro livello proprio di borsa, parliamo proprio di un brand che ha fatto della ricerca dei materiali, la ricerca stilistica, l'ecosostenibilità intesa come materiali ricercati, insomma, particolarmente anche nei territori. Ha 3 laboratori in Italia che sviluppano. Ragazzi, dobbiamo sostenere brand del genere, perché i brand originali danno lavoro ai terzisti, e più vendono e più danno lavoro ai terzisti, e quindi è tutta una catena che continua a mantenersi, non si deve intaccare questa catena. Quindi invece di comprare un prodotto contraffatto, compra un prodotto originale. Ancora di più se sposi l'ideologia vegana, se segui determinate tipo di culture, c'è bisogno anche di prodotti così fighi. Cosa ha questo prodotto di particolare? Prima cosa, è leggerissimo, e sai che ti ho ripetuto anche in altri video che i prodotti sintetici tendono ad essere un po' pesanti, invece è studiato in maniera, insomma, iper funzionale, e quindi è molto leggera, può essere vestita come zaino o messa a tracolla normalmente, quindi c'ha gli appoggi per gli spallacci che trovi qui. All'interno è una borsa che, come ricorderai, la sono riuscita a riempire notevolmente. Gli accessori hanno mantenuto completamente la galvanica, e questo è segno che comunque c'è una ricerca anche proprio dell'accessorio, del prodotto di qualità. Guarda questi materiali sintetici, sono belli, i colori mantengono, sono facili da pulire. Insomma, questa è una borsa che stra consiglio, e ha tutto il mio cuore. Adelaide è una ragazza in gamba, con un grande sogno, un grande progetto, e va continuato a sostenere, ad alimentare. Quindi mi raccomando, comprate borse made in Italy se potete, comprate borse che rispecchiano i vostri valori, ed è fondamentale. Quindi grandissima Adelaide Carta, è un punto prezzo un po' alto, però li vale tutti quanti, tutti quanti. Passiamo ad un altro brand
molto particolare anche questo, che è nato dall'idea di creare un involucro per delle borse, e mi sento di parlare di questo brand mentre metto da parte dell'Heide Carta, soprattutto volendo ricordare che durante il Covid l'azienda si trova proprio in uno di quei territori che è Bergamo, è stata purtroppo una delle città più coinvolte a livello di numero di morti e tutto il resto, e quindi bisogna cercare di rinascere, di ripartire. Io spero che questa azienda, se ha avuto dei problemi o se ha ancora dei problemi, possa riprendersi alla grande, e parlo di Save My Bag. Anche questo, come gli altri due che ti ho fatto vedere, perché come OBag e come Adelaide Carte è un progetto studiato nei minimi dettagli dal punto di vista della comunicazione, del prodotto, del materiale, tutto stra figo. È una borsa che non passa assolutamente inosservata, è leggerissima, si lava con facilità, ha un tessuto che è stato brandizzato dagli ideatori. Ti invito ad andare a guardare la storia, hanno un sito fighissimo, e quindi, se devo dire, sponsorizzare appieno, anche se non sono pagate, lo ripeto fino alla morte, che compro i prodotti, perché è importante comprare i prodotti che si utilizzano e di cui devo parlare. Questo è un prodotto che sicuramente mi sento di straconsigliare. Complimenti a tutti i bergamaschi, a tutte le persone che si sono trovate molto di più in certe aree a combattere col dolore, con le problematiche. Adesso si ritrovano a rimboccarsi le maniche, come sappiamo fare noi italiani, a ricominciare e a combattere ancora più di prima per queste eccellenze. Quindi Save My Bag, che è una borsa che ho già detto in altri momenti comprerò, magari in altri colori che posso utilizzare di più. So che molte di voi me l'avete consigliata nuovamente perché ne usate, ne avete chi 3, chi 4, insomma è un brand molto conosciuto e che amate tanto, e quindi non dico niente di nuovo, continuiamo a sostenerlo tranquillamente. Save My Bag, save the bag, save the made in Italy, ok? Save made in Italy. La mia costruzione delle frasi in inglese è pari praticamente alla mia capacità di fare la dieta per più di 4 giorni, quindi insomma facciamo la promozione, insomma, in questo senso, e siate clementi, siate sempre clementi con me. Passiamo ad un'altra borsa. In questo caso ne metto 2 a confronto perché le ho comprate più o meno nello stesso periodo, le ho anche test utilizzate. Questa nuova, mi sto buttando, mi lancio nella costruzione di frasi in inglese, nel coniare nuovi termini, nell'aprire nuovi mercati, questo mi sta venendo un attimo a Polliello Sclero, e parliamo di Scandolera e di Dorothy. Bello, guarda, un balletto. Queste 2 borse, 2 donne molto particolari. Adoro la borsa di Scandolera, l'ho utilizzata tanto, la utilizzerò probabilmente molto di più in estate perché comunque è un prodotto più estivo. Questa, rispetto alla borsa delle Zirre che hai visto qualche video fa, mi piace un po' di meno per tutta una serie di cose, soprattutto per il colore, ma questo perché sono proprio una pessima. Utilizzo di più la pochette. Sono 2 borse che ti consiglio semplicemente si può definire, perché sono 2 progetti nascenti che vanno incentivati, e se hai la voglia, soprattutto d'estate, di utilizzare prodotti non di plastica, queste 2 borse sono un'ottima alternativa ai plasticoni o comunque a delle cose che danno fastidio quando tu le metti sotto braccio. Quindi Dorothy Bag e Scandolera approved. Grandioso, mi sto lanciando, devo fare fatto in casa da Ornella, allora la quarantena mi ha fatto bene, cioè io ve lo dico, non mi ha fatto bene, cioè io sto ancora dopo giorni e giorni smaltendo la quarantena mentalmente, perché ragazzi, stare solo con se stessi, oltre che sì con la famiglia, non è che uno può parlare con un figlio, cioè pure mia figlia a un certo punto ha detto: ma non posso fare da tutor tutta la giornata, quindi o da psicologo. Mio marito, povero Chris, insomma, così, dopo aver lucidato casa il meglio possibile, impastato il mondo, eccetera eccetera, dopo fatto passare l'ansia con trattamenti estetici di ogni tipo, a un certo punto cominci a parlare con te stesso in maniera profonda e approfondita, e sono emerse tante
cose, compreso che non, insomma, cose che non potrei mai raccontarvi, ma che vi racconterei se fossimo seduti ad un tavolino a prendere un caffè. Quando si potrà rifare lo rifaremo. Passiamo ad un altro brand. Grandissimi i ragazzi di Bru Milano. Gli avevo promesso di fare avevano promosso un'iniziativa e mi avevano proposto di partecipare. Io sono stata particolarmente, diciamo, sono stata disponibile. Poi, come mi succede spesso, faccio passare i giorni, non so se ti capita mai, a me succede spesso, ora chiamo e morale della favola è andato via. Quindi hanno fatto dei bei progetti, hanno sviluppato anche delle mascherine regalandole ai loro fan, sono dei ragazzi in gamba, hanno tutta una storia familiare stupenda, il brand si sta evolvendo. Questa è una borsa che utilizzo volentieri, mi fa tanto sorridere, mi fa tanto stare bene guardare, ecco, queste labbra così, questa pochette clutch che spero di tornare a portare, appoggiare sui ristoranti, sui banchi dei ristoranti, ed è una borsetta molto molto a cui tengo particolarmente, perché sono dei ragazzi in gamba e che sposo la loro filosofia, tutto come quello che stanno facendo, tutti i sacrifici che ci sono alle spalle, quindi di questo non ci dobbiamo dimenticare. E Bru Milano è una fighissima alternativa, per di più hanno queste borse che si intercambiano le paste, c'è la possibilità, insomma, di trovare 1000 varianti, e quindi con un guscio possiamo creare 1001 borse, quindi super approvata e super sponsorizzata, perché sono un grande progetto. Passiamo ad un altro brand. Questa volta parliamo di Piero Guidi, che continua a non piacermi come borsa, ma che continua a sponsorizzare come concetto di brand. Nel frattempo comincio a smontarla perché la voglio rigirare. Prima di rigirarla potresti usarla anche così praticamente, quindi facciamo 3 usi e poi la andiamo a rigirare. E voilà! Ci sono riuscita! Montiamo anche quest'altro pezzo. Ci sono riuscita, è stato velocissimo, non sono per niente turbata da questa cosa e posso confessarvelo, cioè se venite fra 3 anni troverete ancora la borsa così, perché il pensiero di doverla un'altra volta rigirare e rimontare, diciamo, perché sono probabilmente l'incrocio fra un bradipo e qualche altro, non so, un elefante, qualcosa ancora di più pigro, non lo so, ci sono la pigrizia in persona, cioè per me queste borse non fanno per me. Ma quando ho letto la storia di Piero Guidi sono rimasta affascinata anche dalle disgrazie che gli sono capitate, e ti invito ad andare a guardare il video che trovi sul mio blog, ti lascio il link qui sotto. Ha una storia creativa e di vita loca, insomma di vita molto particolare, e quindi se non mi fanno impazzire i prodotti tendo sempre poi a sposare la storia, quindi ho sempre questo dissidio interiore, no? Vorrei prodotti in un certo modo. Per me il nirvana, il massimo è quando poi coincide prodotto con storia, quindi lì bingo. Ottimo dal punto di vista della storia del brand, lo trovo troppo eccessivo dal punto di vista del gusto. Insomma, hai visto anche come dire, tu sai che io sono bravissima a complicarmi la vita, soprattutto quando l'ho dovuta girare e trasmutare la borsa. Insomma, è una borsa che non ricomprerei, questa qua, intesa proprio come modello, se dovessi sceglierla di questo colore qua, visto che si può usare in tinta unita. Quello è il modello in cui l'ho usata di più, la versione, diciamo. Questa borsa l'ha presa da Amazon, pagata 165 euro, insomma facciamo video scene, ogni tanto si tira il microfono, le cose, diamo la colpa al microfono, c'è sempre una colpa di qualcun altro. Dicevo, è un brand che
amo tanto per la storia, molto poco per il prodotto, però che dal suo canto ha un'identità ben precisa, per cui se tu vedi una borsa da lontano riconosci subito che è una borsa di Piero Guidi dalla stampa, e questa è una cosa a livello identitario che è importantissima e quindi da ricercare. Passiamo ad un'altra borsa che mi ha accompagnato per un po' di tempo e su cui è nata una diatriba, ragazze mie, mamma mia, perché se difendi una borsa, cioè allora, il concetto è questo: si pretende da me che io faccia le recensioni, cioè che un prodotto made in Cina in certi casi deve essere contestato, in certi casi no, in certi casi può essere giustificato il prezzo, in certi casi no, non si capisce, insomma. Vabbè, però questa è la democrazia, YouTube è democratico e quindi dà parola a tutti e io rispondo a tutti. Luigio, una borsa che io stra utilizzato e che a tanti ha dato, stra utilizzato e stramacchiato, che ha dato tanti problemi a tante persone. Allora, partendo dal concetto che questa c'ha un problema grave, che è pesantissima sta borsa, anche da sola, tolto questo, è una borsa figa che mantiene ancora nel tempo le sue innate caratteristiche, una cosa molto scientifica. È una borsa che ho pagato 159 euro e acquistata più o meno nel 2018, la recensione di ottobre 2018. Ora, io l'ho usata per lavoro, l'ho usata per, insomma, è facile da pulire e tutto il resto, e se devo dire che mi sono trovata male, dico di no. Poi c'è gente che mi dice ma io i prodotti Luigiosi dopo 3 usi l'ho dovuta buttare. Sicuramente, magari sono fortunata io rispetto, per dire, a uno bag che a me si è rotta subito, quindi ci sta che magari un prodotto sintetico non è garantito più, cioè rispetto ad un prodotto di pelle, perché possono variare 1001 cose, però io l'ho caricata, è una borsa bella e mantiene. Non mi sento di non sposare il progetto di Luigio, è comunque una grande azienda che dà tanto lavoro anche dal punto di vista proprio del retail. Probabilmente per 160 euro rispetto a 2 anni fa adesso li spenderei diversamente, sicuramente c'ho molta più scelta, però è un brand che comunque si fa valere. Ovviamente io aspetto sempre i tuoi commenti, le tue opinioni, che su Luigio saranno sicuramente particolari, quindi li aspetto proprio su questa borsa qua rispetto ad altre. Passiamo ad un'altra borsa. Questa borsa è di un brand che si sta facendo sempre più strada in Italia. Io l'ho acquistata da un negozio online che è anche offline, cioè che c'è anche fisicamente, ed è la Carry Bag, che ti faccio vedere fra un secondo. Ed eccola qui, simil pelle, stile molto aggressive, molto le catene, tutto questo luccichio, gli accessori hanno mantenuto benissimo, pesante come abbiamo detto tante volte, però questa insomma ha questa tracolla che mantiene, la metto un po' più su perché è così, molto figa dal punto di vista della struttura. Dicevo, il brand sta crescendo, io li seguo tantissimo, sono loro fan, ed è un brand che mi sento di approvare anche come sostegno dal punto di vista di un brand che si sviluppa in Italia con tutte le complessità che ci sono in un mercato così saturo, e quindi complimenti, stanno facendo delle nuove linee molto belle e che apprezzo tantissimo, quindi 10 e lode. Passiamo a 2 micro borse che metto insieme. Nell'altro video ho dato i numeri, nel vero senso che ho dato 3 numeri, spero che qualcuno abbia preso. Ma io non è che voglio fare come quei tabaccai che quando uno prende poi dice speriamo che chi ha vinto si ricorda di me, però vorrei sapere se uno ha vinto, che almeno se ne ha visto bene, cioè se ha comprato una borsa, e magari fra le cose che ho recensito. 2 borse completamente diverse. Una, sono stata bravissima a scegliere una borsa brutta davvero, proprio quelle borse comprate giusto per fare SEO, che se non sai che cosa è SEO significa mi serviva praticamente la chiave su Google e quindi me la sono andata a cercare, dico faccio una borsa di mango, però dico la verità ragazzi, è brutta la borsa. Mo sarà che, riflettendo fra me e voi con tutta l'onestà, sarà che se fosse stata praticamente una borsa più di alto livello sarebbe stata anche molto più rifinita
probabilmente questo influisce tantissimo, però a me cioè, non mi piace, sta peggiorando sempre di più, che si sta schiarendo sempre di più questo color marroncino, portandosi verso un color non lo so, insomma una borsa che non mi piace, quindi Mango non lo approvo e mi dispiace di aver speso 30-40 euro per 20 euro, non lo so, comunque quanto spesso potevo insomma mangiare qualcosa, che diciamo l'alternativa adatta come usare i soldi, non conservarli ma mangiare. Invece in questo caso questa borsa qui è molto carina ed è una delle ultime borse che ha fatto Versace Jeans prima di essere acquisita da Michael Kors, dalla holding Michael Kors, e quindi una borsa molto particolare. Ho comprato questo brand perché io adoro Gianni Versace, tutta la storia eccetera, e non potendomi permettere una prima linea ho comprato una linea outlet, insomma un po' più economica, che la versione jeans è una linea un po' più economica. Adesso sono state assorbite le linee economiche in un'unica linea, però questo mi permette di avere comunque un prodotto di Versace originale e molto figo. E questa borsa è un evergreen perché ha questi colori, li posso usare sia d'estate, un po' più invernale, però tendo ad usarla pure d'estate e mi piace tantissimo, quindi stra consiglio. Anzi, ditemi se state comprando borse di Versace, insomma seconde linee, dopo l'acquisto dalla holding, perché sono molto curiosa. E quindi spezzavo il collo fra poco, volevo lanciarla, poi penso che anche gli oggetti che non ti piacciono hanno bisogno di rispetto. Passiamo così, sono molto filosofica, dopo aver detto una cosa brutta uno cerca sempre di appararsi, si dice a Napoli, e mo devo fare la traduzione di appararsi. Concettualmente sarebbe rimediare, bravo, dalla regia rimediare, però appararsi a Napoli è rimediare in maniera non... cioè sapendo che non stai allora, rimediare porta con sé il fatto che tu stai ponendo rimedio a qualcosa. Quando ti vuoi apparare non è che stai, cioè che uno ha capito che tu hai sbagliato una cosa, tu provi a rimediare e fai ancora peggio, perché dai adito che quello che stai dicendo, e quindi uno dice tu vuoi apparare, per dire, insomma, per dire vuoi porre rimedio senza riuscirci. Fatta piccola, bellissima lezione anche di concetto, perché il napoletano è una lingua per questo, perché in parole racchiude concetti che noi, cioè, racchiudiamo i concetti, riassumiamo nelle parole, nei gesti, ci aiutiamo in questo senso. Altra borsa stupenda che può essere riassunta come: io non uso la tecnologia e sta ancora aspettando di essere caricata, cioè le luci non si sono mai più accese dopo gli utilizzi, è questa borsa qui di Sara Giunti. La 289 è quella famosa borsa che si accende dentro, ma ti faccio vedere un pezzetto del video. Questa stilista è saltata agli onori della cronaca in senso buono, perché ha creato un prodotto davvero innovativo che ti faccio vedere per risolvere un grande problema che abbiamo noi donne, quello di trovare le cose all'interno della borsa. Non c'è mai luce, ci dà le indicazioni per accendere la lucina dentro e dopo le devo seguire tutte, perché figurati se io capisco come fare le cose così a primo. Allora io la userò perché questa bisogna, insomma, va caricata, va messa sotto carica la prima volta, quindi te lo faccio vedere quando rifarò il video dopo averla utilizzata, promesso. Io sono la persona più pigra del mondo e quindi, pur apprezzando questa cosa che questa borsa ha le luci interne, sappiate che quando si sono scaricate io non l'ho mai più ricaricata la borsa. Già ho difficoltà a caricare il telefono, se io devo anche caricare la borsa, ragazzi, cioè per me è una morte. Come hai visto, la borsa nasce dal concetto che ha le luci all'interno e che quindi come funzionalità è utile, perché di sera tu non vedi le chiavi e tutto il resto, e quindi è comodissima per chi usa questo tipo di tecnologie e chi ha vizio. Io ad esempio sto pigrista, non ho mai più ricaricato, forse non l'ho mai neanche installato l'app, per dirti, però è una borsa che è molto figa. Ecco, forse giustamente vorrei pagare più
per il prodotto che per la tecnologia, e forse ho sbagliato semplicemente brand. Mi piace tantissimo anche in questo caso il mood, perché non so se hai avuto modo di vedere il sito, è fighissimo, io impazzisco dietro a queste cose, vado a guardarmi i siti, le storie delle persone, le storie dei brand, ci vado davvero dietro tantissimo, ed è il motivo per cui le racconto tanto, e certi brand li amo a prescindere dai dettagli estetici e tecnici. Poi ovvio cerco di dare dei suggerimenti sulle cose da guardare o meno, ma di base mi piace la storia, come viene presentato, che il brand non è buttato lì come ti do la borsa, ci deve essere qualcosa dietro, quindi questo per me è fondamentale. Andiamo alla chiusura di questo video, e non potevamo se non chiudere con una borsa che non mi piace proprio, però insomma giusto per essere coerenti con la mia idea iniziale, ed eccola qua, Matt e Nat, che come dissi ai tempi sembra un cartone animato, e anche la borsa sembra uscita da un cartone animato. Allora torniamo sempre alla questione, questo è un prodotto che viene venduto come vegano, come è piccolo, però questo è un problema, dici vabbè, scelto male le dimensioni, è tutto a posto. C'ha dei piccoli difettucci, tipo qua c'è una pallina di colla, suppongo, dello sporco, non so, non credo che si veda, comunque qua. È una borsa che non mi fa impazzire, è rigidissima, e per essere così piccola in pratica è pesante, cioè è proprio pesante. Quindi cioè, quegli zainetti che magari ecco, posso regalare magari a mia figlia per andare a fare una passeggiata, ma neanche, nel senso che non è molto fashion, perché poi il colore è abbastanza classico, quindi non mi piace. Poi preferisco ecco, altri prodotti rispetto a questo, preferisco conservare i soldi e comprarmi una borsa di Adelaide carta o una borsa di Brum Milano, piuttosto che magari spendere soldi per comprare un prodotto che magari viene dall'estero, è poco sostenibile e tutto il resto. Quindi io sono dell'idea che bisogna cercare di riequilibrare un pochino il concetto di ecosostenibile, vegan e tutto il resto, perché si fa tanta confusione. E una delle cose per cui in queste ultime 3 puntate ho cercato di ripercorrere pure tutte queste borse è perché c'è una varietà di prodotti dal punto di vista, e poi ne troveremo anche altri in altri video, ne hai visto già altri, di prodotti che vengono fatti senza l'utilizzo della pelle, che hanno tante caratteristiche diverse, possono essere di tessuto, di plastica, tutto il resto. È ovvio che ogni brand sceglie una certa linea, in generale si tende ad accostare questi tessuti, queste cose all'ecosostenibile. Non sempre è così, bisogna cominciare a capire che l'ecosostenibile è ancora un'altra nicchia, ancora un altro proprio modo di concepire il prodotto, e probabilmente davvero pochi, tranne Adelaide carta e forse Obag, sotto certi concetti possono essere definiti davvero ecosostenibili per il tipo di ricerca che fanno, il che non significa che gli altri non lo sono, ma hanno un approccio al prodotto che è completamente diverso. Ora, quello che ti invito a fare è, uno, se non hai visto gli altri 2 video, ovviamente insomma a guardare le altre puntate che sto cercando di utilizzare anche per rifare il punto sulla situazione, per poter condividere con te che magari non mi conosci, non hai voglia di vedere tutti i video, oppure vuoi dopo approfondire qualche video, e di portare alla luce sempre più informazioni, perché poi col tempo noi cresciamo, siamo delle spugne, assorbiamo e abbiamo informazioni. Io sto acquisendo sempre più col tempo nuove informazioni, e io per questo ti invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo, ad aiutarmi a crescere, anche per continuare a portare avanti l'idea che bisogna comprare borse originali. Faccio vedere 1001 brand, ho recensito più di 150 borse, non c'è davvero motivo per cui uno debba comprare borse fake, borse taroccate. Prima di lasciarti ti invito a scrivermi qua sotto degli ultimi 3 video, ma anche di questo, mettiamo così perché magari non hai visto gli altri 2 video, qual è la tua borsa preferita. Io ne ho una in particolare e te lo scrivo nei commenti man mano che ci leggiamo, ci scriviamo. Ovviamente chi la becca, e che devo fare? Gli do altri 3 numeri. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.